combination of Warner's and us have been talking to some of the younger Tolkien members who are now part of the board about the possibility of actually licensing the rights to some of the other books. Peter Jackson ha ricevuto la Palma d'Oro alla carriera a Cannes e ovviamente molto di questo riconoscimento è dovuto alla famosissima trilogia del Signore degli Anelli. Ma in occasione del riconoscimento ha rilasciato anche un'intervista molto interessante, che è quella che avete visto in apertura. In questa intervista ha parlato dei famosi diritti per adattare altre opere di Tolkien che non sono mai state adattate finora, come il Silmarillion. In pratica ha fatto delle dichiarazioni interessantissime sul futuro dell'universo cinematografico del Signore degli Anelli. Sono buone notizie o sono cattive notizie? Beh, in questo video vi porterò in un viaggio per provare a capire che cosa possono significare veramente. Penso che sarà anche il primo video così dettagliato in assoluto in italiano sui diritti delle opere di Tolkien, quindi sto cercando di portarvi qualcosa di esclusivo e di molto rilevante, anche se poco conosciuto. Sarà un viaggio nella cruda realtà economica dietro alla Terra di Mezzo, il mondo di fantasia per eccellenza. Anche nei commenti a altri miei video ho visto che tante persone giustamente sono confuse sui diritti di adattamento delle opere scritte di Tolkien. Avete tutte le ragioni a essere confusi perché, come vedrete, sono una questione abbastanza intricata. Io stesso ci ho messo un po' a capire bene tutti i collegamenti, ma in questo video ve li racconterò nel modo più accessibile possibile. Come premessa dico che anche se ho un'idea generale di come funzionano i diritti delle proprietà intellettuali, non sono un avvocato e tantomeno un avvocato che conosce il diritto inglese statunitense. In più tantissimi accordi di cui vi parlerò non sono pubblici, perciò non si conoscono le vere condizioni precise. Quindi quello che dirò nel video è basato su fonti e stime attendibili, ma avrà dei punti in cui possiamo fare solo delle ipotesi. La nostra storia inizia un po' di tempo fa, negli anni 50 del 1900. A ottobre del 1955 Tolkien ha pubblicato la prima edizione del libro Il ritorno del re, e quindi ha finito di pubblicare Il Signore degli Anelli. Ovviamente non è neanche da lontano la persona famosa che è oggi. Come tutti sapete era un professore a Oxford, quindi sì, aveva una posizione prestigiosa, ma il suo stipendio era limitato rispetto al costo della vita e al mantenimento di una famiglia abbastanza numerosa. Leggendo le sue lettere si scopre che per fortuna era una persona come tutti noi e quindi era costretta anche a accettare dei lavori extra per arrotondare e spesso era preoccupato per i soldi che entravano. Questo serve a spiegare perché Tolkien non ha chiuso le porte in faccia a dei produttori cinematografici che sono arrivati per proporgli di acquistare i diritti per adattare i suoi libri al cinema. Non perché questa idea lo entusiasmasse molto, anzi non amava tantissimo il cinema come mezzo di comunicazione, ma perché gli offrivano delle cifre interessanti. Già la Walt Disney e altri produttori avevano corteggiato Tolkien nel tempo fin dall'uscita dello Hobbit, ma senza idee così concrete e convincenti. Negli anni 60 però Il Signore degli Anelli aveva acquisito una grandissima popolarità in America e quindi nel 1968 hanno bussato alla porta di Tolkien due signori, cioè Gabriel Kafka e Samuel Gelfman. Questi due erano i principali intermediari per portare i diritti di adattamento a quella che allora era una grande casa di produzione statunitense, che aveva tanti soldi da spendere e che era all'avanguardia negli effetti visivi, cioè la United Artists. La United Artists propone di acquistare i diritti cinematografici, cioè per fare dei film, poi i diritti teatrali, i diritti per dei giochi a tema e per il merchandise, e lo fa per due opere di Tolkien nello specifico, lo Hobbit e l'edizione completa del Signore degli Anelli, che include le ormai famose appendici. Questi diritti sono perpetui, cioè non scadono con il passare del tempo, che è un vantaggio importante per chi li compra. Non c'entrano con i diritti letterari, cioè con la pubblicazione dei testi originali scritti in qualunque formato, che Tolkien non ha venduto in questa occasione. Qui gli offrono 100.000 sterline, che equivalgono circa a 2,5 milioni di euro di oggi. Sono pochi magari visti oggi pensando a quello che è Il Signore degli Anelli per noi, ma sono ancora oggi tantissimi se ci immaginiamo una persona che non poteva sapere quanto successo avrebbero avuto le sue opere e che voleva anche dare una solidità economica alla sua famiglia. L'editore dei libri scritti di Tolkien, cioè Stanley Unwin, pensava che Tolkien fosse inesperto della materia e che stesse per accettare un contratto generoso verso la United Artists per far fronte alle necessità economiche della famiglia.
Comunque il contratto aveva una clausola che ci fa vedere che Tolkien non era proprio fesso fesso. Infatti lui avrebbe mantenuto delle royalties del 7,5% sui futuri adattamenti. Quindi avrebbe continuato a fare soldi sulla base di questo contratto. E ha anche una seconda clausola che è un po' meno importante ma che ci interesserà dopo per il continuo della storia. Ovvero che i diritti per degli adattamenti televisivi scadevano e andavano rinegoziati a parte. È un discorso che magari sembra strano ai non addetti ai lavori, ma i diritti televisivi sarebbero per adattare le opere sul piccolo schermo e non al cinema, che al tempo erano veramente due universi separati, a differenza di quello che può sembrarci oggi. Chiusa questa parte molto tecnica, questi comunque sono i diritti originari venduti da Tolkien in questo accordo. Per il resto del video li chiamerò solo diritti anni 60 e saranno al centro di tutta la nostra storia. Come penso che già sapete, tra i primi a interessarsi a fare un film sulle opere di Tolkien ci sono stati i Beatles, e avrebbe dovuto anche essere coinvolto forse il regista Stanley Kubrick. Questo è un progetto quasi mitico e probabilmente fatto più di chiacchiere e di leggende che di realtà concrete. All'epoca però Tolkien e Kubrick stessi non hanno guardato solo ai soldi che potevano derivare da questa impresa, ma anche a una qualche integrità dell'adattamento. Nonostante avesse venduto i diritti, Tolkien probabilmente aveva fatto capire che da qui sarebbe venuto fuori un adattamento ridicolo e psichedelico, che non aveva niente a che fare con i suoi testi. Pure Kubrick, con un certo buonsenso, aveva considerato l'opera irrealizzabile a livello tecnico con i mezzi del cinema di allora, nonostante lui stesso fosse all'avanguardia estrema dei mezzi tecnici del tempo. Pure i Beatles avevano problemi tra di loro, infatti si scioglieranno nel 1970 e per fortuna questo progetto per diversi motivi non ha mai visto la luce. Anche se oggi ci sembra assurdo, la United Artists aveva comprato questi diritti, ma negli anni 70 non sapeva bene che farsene. Non trovava delle persone che avessero idee convincenti per adattare le opere e palesemente Tolkien stesso, se poteva, contribuiva a criticare le proposte. Quindi alla fine del 1976 questa grande casa di produzione ha venduto i diritti anni 60 al produttore Saul Zaentz, che ha fondato una divisione per gestirli. Tra gli anni 70 e gli anni 90 ci sono dei decenni in cui si producono sì dei film associati allo Hobbit e al Signore degli Anelli, per esempio i film animati della Rankin Bass o di Ralph Bakshi o anche l'adattamento russo ormai molto famoso online del Signore degli Anelli. Ne ho parlato in altri video se siete curiosi, quindi qui non ve la faccio troppo lunga perché ci porterebbe anche lontani dall'argomento che ci interessa. Alcuni erano anche dei progetti al limite del rispetto di questi diritti originari, comunque tutti, anche se in alcuni casi sono stati rivalutati oggi, al tempo non hanno fatto esplodere nei cinema l'universo del Signore degli Anelli. Tanto che Saul Zaentz nemmeno ha rinnovato i diritti televisivi di cui vi ho parlato prima, che quindi sono tornati indietro alla famiglia di Tolkien. E negli anni 70 però succede tantissimo proprio sul fronte della famiglia di Tolkien. Lui muore nel 1973 e la gestione della sua eredità passa nelle mani dei figli, che costituiscono la Tolkien Estate, un ente legale che gestisce il patrimonio del padre. Tolkien aveva 4 figli, di cui i 2 maggiori, John e Michael, non hanno avuto un ruolo principale per quanto riguarda l'eredità letteraria del padre. L'unica femmina, che si chiamava Priscilla, si è interessata molto all'archivio più familiare, diciamo, mentre il terzo figlio maschio, cioè Christopher, è diventato praticamente il suo vero erede per quanto riguarda la Terra di Mezzo. Con Christopher c'era sempre stato un grande rapporto, tanto che lui e il padre si scrivevano delle lettere parlando del Signore degli Anelli nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, per darvi l'idea. E Christopher è diventato praticamente così il custode e il curatore dell'eredità culturale del padre. Come penso che tutti già sapete, Christopher stesso pubblicherà nel 1977 il Silmarillion, che è una sua edizione di altre storie scritte dal padre molto importanti per comprendere l'universo in cui si svolge il Signore degli Anelli. E poi nel tempo pubblicherà tantissimi altri inediti del padre che completano questo quadro, e che ad oggi sono tantissimo materiale in più rispetto allo Hobbit e al Signore degli Anelli. Visto a posteriori dalla nostra prospettiva di oggi, questo cambiava il peso dei diritti anni 60 e lo cambiava di molto. Infatti prima quelli erano praticamente i diritti per adattare qualunque testo conosciuto di Tolkien. Invece adesso spuntavano fuori decine e decine di altri racconti interessantissimi.
ma solo la Tolkien Estate deteneva i diritti su questi nuovi testi che erano venuti fuori. Christopher, tra l'altro, era ancora più contrario del padre, se possibile, a adattamenti di qualunque genere. Pensava che ogni modifica dei testi equivaleva a distorcerli, a semplificarli e a renderli solo dei prodotti di consumo. Ovviamente tutto cambia alla fine degli anni 90, quando Peter Jackson decide di voler adattare Il Signore degli Anelli. Tra vari giri di case di produzione, alla fine la New Line e la Warner Bros. Ottengono degli accordi per sfruttare sempre i famosi diritti degli anni 60, e così nascono le 2 trilogie di Peter Jackson. Da lì Il Signore degli Anelli diventa praticamente un franchise globale, capace di stampare soldi. E adesso torna utile anche quella clausola del 7,5% su cui abbiamo messo l'attenzione prima. Infatti la Tolkien Estate guadagna sempre una percentuale da questi successi ancora oggi. Ha anche un ente che fa tanta beneficenza, quindi non è che i familiari di Tolkien si tengano tutti i guadagni. Però comunque si stima che la Tolkien Estate abbia guadagnato circa $500 miliardi dal successo dei film di Jackson in poi, ma potrebbe essere anche molto di più. Per quanto Unwin avesse considerato il contratto generoso al tempo in cui Tolkien l'aveva firmato, comunque tutti i discendenti di Tolkien sono multimilionari oggi. Quindi lui è riuscito effettivamente a garantire un grande benessere alla sua famiglia anche con delle condizioni che potevano sembrare generose. Christopher però non si è mai fatto stregare solo da questi soldi che entravano grazie ai contratti del padre. Infatti ha criticato apertamente pure i film di Peter Jackson. Possiamo dire che forse era anche un po' estremo su certe sue posizioni, però è difficile rendersi conto di come può aver vissuto tutto questo uno che ha visto il padre creare la Terra di Mezzo. Uno insomma che parlava della Terra di Mezzo mentre era in guerra e prima che noi l'avessimo mai sentita nominare. Uno che sentiva direttamente l'onore e il peso di questa grande eredità sulle sue spalle. Non mi permetterei mai di giudicare le posizioni che risultano da questo ruolo, anche se io, come tanti, penso che la prima trilogia di Peter Jackson abbia reso giustizia ai libri, pur con le sue scelte creative. E se la storia finisse qui sarebbe una bella storia di successo da tutti i punti di vista. Tolkien ha fatto diventare pure ricca la sua famiglia. Jackson alla fin fine ha sfruttato con un certo rispetto quei diritti acquistati negli anni 60 e tutti ce ne torniamo a casa con un lieto fine. Ma purtroppo per me, per voi e per tutti gli appassionati dell'universo del Signore degli Anelli, la storia però non è finita. Il 2017 è un anno che cambia tutto in questo nostro viaggio. Infatti Christopher Tolkien si dimette dalla guida della Tolkien Estate. Aveva 92 anni e possiamo capirlo. A agosto 2017 Christopher si dimette e solo 3 mesi dopo Amazon annuncia un accordo per realizzare una serie TV ambientata nella Terra di Mezzo. E qui c'è un passaggio interessante che in tanti non hanno capito fino a oggi. Amazon non ha comprato i diritti anni 60 di cui abbiamo parlato per tutto il video, ma ha comprato solo quel pezzetto, dei diritti televisivi dalla Tolkien Estate. Quelli che Saul Zaentz non aveva neanche considerato sensato continuare a pagare in un clima molto diverso, cioè quello degli anni 80, e che quindi erano tornati indietro alla Tolkien Estate. Amazon così ha pagato circa $250 milioni, che sono 100 volte quelli che aveva ottenuto Tolkien in origine per i diritti solo di una serie televisiva di 5 stagioni. E questa licenza televisiva quindi è indipendente dai diritti cinematografici, praticamente si basa proprio su una specie di buco legale, relativo a quel primo contratto firmato da Tolkien. A quanto pare in questa trattativa Amazon ha ottenuto anche i diritti per utilizzare altri testi pubblicati dopo la morte di Tolkien, da negoziare caso per caso. Un esempio può essere la mappa stellata dell'isola di Numenor, che compare nella serie e che è anche una mappa ufficiale comparsa in queste opere successive. Nella stessa serie Amazon viene indicato come consulente e viene caldamente ringraziato Simon Tolkien, classe 1959, che è il figlio di Christopher. Lui stesso è uno scrittore già multimilionario che vive in California e non dovrebbe essere proprio nella condizione di fare lavoretti extra per le spese familiari come suo nonno. Da quanto sappiamo Amazon ha presentato una linea narrativa alla Tolkien Estate e la Tolkien Estate alla fine ha dato la sua approvazione. Nel 2020 Christopher è morto e oggi è proprio Simon Tolkien una figura di riferimento centrale della Tolkien Estate.
E lui la vede all'opposto del nonno e del padre sugli adattamenti al cinema e in serie TV, motivo per cui era arrivato anche a rompere i rapporti col padre per molto tempo. Se avete visto la serie che è risultata da questa apertura, diciamo, sapete bene che non c'è dentro niente dell'opera originale di Tolkien. E sapendo adesso tutte queste cose, quindi l'intervista di Peter Jackson diventa molto meno rassicurante. I film che sono in programma, come La caccia a Gollum e L'ombra del passato, saranno ancora basati sui diritti anni 60, che sono quelli che ha ottenuto in licenza la Warner Bros., che poi dovrebbe anche essere acquisita da Paramount. Ma Peter Jackson ha notato in prima persona che le appendici del Signore degli Anelli non bastano più per fare nuovi film. Cito testualmente da quell'intervista traducendo le sue parole. Puoi basarti su qualcosa presente nelle appendici e poi abbellirlo parecchio. Non devi, sai, attenerti alle parole esatte. Scrive alcuni paragrafi sulla caccia a Gollum e quindi siamo stati in grado di farne un film, sai, solo per assicurarci di raccontare la stessa storia. Guarda, alla fine, sai, le appendici si esauriranno. L'idea di fare un film da poche righe di un paragrafo già può non convincere molti e in alcuni casi abbiamo visto i risultati, ma soprattutto che succederà quando queste appendici si esauriranno effettivamente e non basteranno più? Beh, ce lo dice Jackson. Christopher Tolkien ha in un certo senso curato e pubblicato altri libri di Tolkien, i racconti incompiuti e il Silmarillion, cioè molti altri libri di Tolkien che in realtà sarebbero ottimi film. Ma lui non ha assolutamente permesso che la semplice idea di un film si concretizzasse, quindi quei diritti non sono mai stati disponibili. Ma Christopher è morto di recente, circa 2 o 3 anni fa, e la generazione più giovane ora gestisce l'estate e sono molto più aperti a parlare. La Warner e noi abbiamo parlato con alcuni dei membri più giovani che ora fanno parte del board circa la possibilità di concedere in licenza i diritti di alcuni degli altri libri. Sarebbe bello allontanarsi dalle appendici e avere qualcosa di un po' più sostanzioso. Jackson si confonde un po' sulla data in cui è morto Christopher Tolkien, ma non è la cosa importante. La cosa importante, detta in linguaggio chiaro, è che Jackson ci sta dicendo che degli eredi, come Simon Tolkien che ha approvato la serie Amazon, sono pronti a vendere i diritti per adattare il Silmarillion e le altre opere e incasseranno potenzialmente centinaia e centinaia di milioni di euro. E non è che in questo caso la decisione sia dettata dal fatto di dover far fronte a delle spese familiari, infatti sono già tutti multimilionari. Non solo, una storia parallela riguarda la Middle-earth Enterprises, che è la vera proprietaria dei diritti da cui Warner ha ottenuto la licenza per la saga cinematografica. Nel 2022 è stata comprata da Embracer, che è un'azienda proprietaria di case di sviluppo di videogiochi, editori di fumetti e giochi da tavolo. Embracer ha l'obiettivo dichiarato di sfruttare le opere di Tolkien il più possibile per produrre diversi adattamenti quasi ogni anno tra film e videogiochi. Infatti è stato proprio annunciato di recente un videogioco open world sviluppato dai creatori di Kingdom Come Deliverance. Se mi aveste detto 15 anni fa che Jackson stava per avere i diritti per adattare il Silmarillion avrei festeggiato. Ma dopo aver visto cosa intende oggi la Tolkien Estate, quando accetta di dare queste licenze, concedetemi di avere dei dubbi. A me piacciono gli adattamenti di Jackson e spero che sarà capace di portarci dei nuovi film incredibili adattando ancora le opere di Tolkien. Ma la Hollywood di oggi non è quella del 2000. Visto che di recente ho parlato dell'Odissea di Nolan, sapete bene che cosa intendo. Pure nei commenti ai video recenti in cui Jackson compare facendo questi annunci, diverse persone hanno pure notato qualcosa di strano. Ovvero che lui sembra provato e quasi freddo rispetto a questi progetti. Magari era solo stanco in queste occasioni, è inutile farci film mentali, però può sembrare sicuramente un'immagine diversa da quello del regista sì stanco ma innamorato dei suoi progetti. Quell'immagine che si poteva vedere per esempio nei dietro le quinte del Signore degli Anelli, che in tanti penso abbiamo divorato e apprezzato. Bellissimi anche dei videogiochi ambientati nella Terra di Mezzo, ma pensare di sfornare ogni anno prodotti nuovi collegati a questo universo, permettete che mi dia un po' l'idea che si voglia mungerlo il più rapidamente possibile. E che non sia facile mantenere alta la qualità con tutti questi prodotti. Lo abbiamo visto con un recente videogioco su Gollum, oppure la stessa Embracer ha dato i diritti per la linea di Magic a tema Signore degli Anelli e penso che avete sentito parlare delle scelte a dir poco discutibili relative a questa linea.
A me piacerebbe vedere un successo clamoroso per questi nuovi progetti e che magari progetti recenti che non hanno avuto niente a che fare con le opere originali di Tolkien siano solo stati gli scivoloni di una fase di passaggio. Ma scrivetemi anche voi nei commenti le vostre sensazioni, così in futuro magari potremo ricommentare insieme le nostre impressioni di questo momento e vedere se erano giuste oppure no. Per ora possiamo sperare che succeda il meglio, anche se delle ombre sembrano addensarsi all'orizzonte. Ombre di draghi avidi d'oro pronti a trasformare il mondo di Tolkien in una delle tante proprietà intellettuali, senza anima e senza passione.